E al comizio di Salvini, in bella mostra, la bandiera dei neonazi USA. Esistono storie che non esistono. E oggi vi racconterò come Emanuele Fiano, La Repubblica, Corriere e un sacco di altre testate di sinistra sono state trollate in modo magistrale. Premetto che quello che sto per spiegare è molto difficile da spiegare ad un pubblico molto vasto, perché i termini che userò sono inventati da comunità su internet. È un po' come spiegare una battuta inventata da un gruppo di amici che fuori da quel gruppo non ha alcun significato. Io tenterò di farlo nel modo più semplice possibile. Partiamo dalle basi. Cos'è un meme? Un meme è un'idea, uno stile, un'immagine divertente che si propaga su internet per imitazione. La più grande fabbrica di meme è un sito chiamato 4chan. Su 4chan c'è di tutto, dai meme politicamente scorretti ai porno, perché i porno ovviamente su internet non mancano mai. La community di 4chan ha inoltre avuto un ruolo cruciale nel supportare la campagna di Trump con quella che viene ricordata come la meme war, la guerra dei meme. Non esiste neanche uno scopo preciso se non quello di trollare, ovvero prendere in giro, creare caos per puro divertimento. E durante la scorsa campagna elettorale americana era ovviamente divertentissimo trollare i liberals democratici americani che accusavano chiunque non fosse allineato con loro e votasse Trump di essere un razzista, xenofobo, populista, eccetera. In questo clima sono nati tantissimi meme per supportare Trump, fra cui il Kekistan. Il Kekistan è la nazione immaginaria di chi fa meme, una nazione in guerra con i normie, ovvero le persone normali che i meme non li conoscono e non li capiscono. L'idea ha velocemente preso piede ed è stata supportata da youtubers che io stesso seguo come Sargon of Akkad. Se capite l'inglese vi invito a seguirlo, fa video molto interessanti in cui analizza temi politici. La bandiera del Kekistan ha uno stile volutamente provocatorio per far triggerare, ovvero infuriare i media che, ignari del suo significato, l'avrebbero subito associata a quella nazista. Al centro c'è scritto Kek, il nome della divinità dei meme. Non sto a spiegarvi perché è proprio una rana, è una storia troppo lunga. E in alto a sinistra c'è il logo di 4chan, il sito di cui vi parlavo prima. I kekistani hanno pure assunto un attore nero, Big Man Tyrone, per fare video in cui legge i comunicati alla nazione. Insomma, il Kekistan è una creazione goliardica, priva di qualsivoglia reale significato politico. Mi rendo conto che per le persone che sono fuori da questa sottocultura, quello che ho appena spiegato può sembrare follia pura, ma vi assicuro che contestualizzato ai vari livelli di ironia e provocazione delle comunità su internet, è molto divertente. Qualche giorno fa i ragazzi che gestiscono la pagina Dio Imperatore Salvini, che è la versione italiana della pagina americana God Emperor Trump, hanno organizzato un raduno in Piazza Duomo, un'ora prima della manifestazione della Lega. Quella che sventolavano è la bandiera del Kekistan. Riguardando le dirette pubblicate sulla loro pagina, si nota che il primo giornalista a notare la cosa è stato un inviato di Radio Popolare. Vi prego, guardate la sua faccia. Non gli sembra vero, ha trovato esattamente quello che cercava, un gruppo di ragazzi che sventola quella che è sicuramente una bandiera nazista alla manifestazione della Lega. Infatti, poche ore dopo pubblica questo pezzo. Estrema destra, gli amici neri di Matteo Salvini. E questo ha dato via al classico gioco che dimostra che i giornalisti di oggi fanno schifo, ovvero uno spara una cosa e tutti gli altri seguono a ruota senza verificare nulla. Poche ore dopo la cosa finisce sulla bacheca di Emanuele Fiano, per cui il Kekistan è la bandiera dell'estrema destra americana che ricalca simboli nazisti. Rilancia la Repubblica, la bandiera dei neonazi USA, 4K a disegnare una specie di svastica. E si finisce con il Corriere, la bandiera con 4K, che cos'è, un televisore dei neonazisti USA. Vi voglio un attimo leggere quelli che sono i commenti più votati sotto il post fatto dalla Repubblica. Nicolò scrive: lungi da me voler difendere Salvini o i suoi sostenitori, ma in realtà quella è una bandiera satirica che vuole sbeffeggiare chi dà del neonazi a chiunque non si allinei perfettamente al politicamente corretto della sinistra americana ed esprime anche solo dei semplici dubbi rispetto alle politiche che questa promuove. È una bandiera che esprime insofferenza rispetto a una cultura totalitaria che promuove una moralità pubblica basata sul sospetto, su liste di proscrizione, processi sommari, a mezzo social e conseguenti violenze ai danni dei colpevoli giustificati dai leader delle masse, che negli Stati Uniti si è fatta asfissianti. Per molti un simbolo di libertà. Quindi se volete gongolarvi nella vostra ignoranza e continuare a scambiarla per una bandiera neonazista, fate pure, ma sappiate che così fate il gioco delle destre, degli illiberali e dei violenti. Non è la bandiera neonazista USA ma quella del Kekistan, una figuraccia dietro l'altra, e dire che la Lega la detesto anche. Pietro scrive: la bandiera del Kekistan è una bandiera parodistica goliardica inventata dai sostenitori di Trump che scimmiotta quella del Terzo Reich per criticare la tendenza della sinistra a paragonare tutti ai nazisti. Ora come funziona? Visto che continuate a postare fake news, nel caso fosse passata la famosa legge vi stareste chiusi da soli, giusto? E un sacco di altri commenti di utenti incazzati che fanno giustamente notare che è stata detta una falsità. C'è anche chi mette il link al sito knowyourmeme.com, che è una sorta di Wikipedia
dei meme che spiega perfettamente che cos'è il Kekistan, ma sarebbe anche solo bastato fare una ricerca su YouTube e guardarsi uno o due video. Possibile che dei giornalisti che teoricamente dovrebbero fare corretta informazione per lavoro non ci abbiano pensato prima di pubblicare queste notizie? Ma no, troppa fatica, e poi sono in inglese, chi lo capisce l'inglese? Scriviamoci un bel pezzo superficiale e chi se ne frega. Ah, ecco come lavorano i veri professionisti dell'informazione che ci difendono dalle fake news. Io trovo questo episodio una cosa fantastica per due motivi. Uno, si ripetono le stesse identiche dinamiche che ci sono state negli Stati Uniti durante le elezioni di Trump, ovvero giornalisti che pur di demonizzare chi non condivide la loro agenda politica, neanche verificano le informazioni prima di pubblicare un articolo. Se c'è un simbolo che non conoscono ad una manifestazione di chi gli sta antipatico, boom! Sono tutti neonazisti. Due, è divertente vedere il gap generazionale fra chi comprende la simbologia e la semiotica dei meme e chi no. Ma la cosa più importante è che questo episodio dimostra che la magia dei meme è reale, ragazzi, lode a Cake.